Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti. Io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più. Se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad inquadrare come nella vostra settimana, quindi le energie principali. Poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore e le relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Partiamo con l'inizio della settimana che è abbastanza movimentato. La carta della cicogna ci porta un po' di una bella carica, insomma, di rinnovamento e un po' di situazioni che possono cambiare. Come vi dicevo, essendo legata al rinnovamento, cosa può essere rinnovato, cosa può andare a cambiare? Sicuramente l'umore con maggior ottimismo, forse anche chiarezza riguardo delle notizie che ci possono arrivare, nuovi incontri. È vero che legata proprio al cambiamento, anche al movimento, oltre alle notizie, ci possiamo muovere noi effettivamente, quindi partenze, ritorni, programmazione di viaggi, oppure siamo già in viaggio, magari per chi ha l'opportunità di spostarsi per diletto e quindi vacanza vera e propria, o anche per altre motivazioni che però possono essere positive per una nuova fase di crescita, di rigenerazione. Bellissima l'albero, perché riguarda sia la possibilità di andare a riprendere delle cose che sono state messe da parte, trascurate o che si sono bloccate e che quindi abbiamo l'opportunità di progressione, insomma, di farle crescere. Dall'altro lato, per noi ci parla di un'energia molto più intensa, molto più vitale da poter sfruttare in varie circostanze. Per altri una fase di riequilibrio, di riposo, magari prima di cogliere delle circostanze. Io dico che con questa del quadrifoglio possono arrivare delle opportunità, possibilità che si aprono, le sorprese, dei cambiamenti fortuiti, quindi una bellissima energia e diciamo varie occasioni da sfruttare. Magari per le questioni pratiche può essere una ricompensa, un affare, per tutto il resto magari delle soddisfazioni. Quindi è una bellissima settimana per voi. Adesso vediamo come queste energie si riflettono nei vari ambiti. Prima ovviamente i segni zodiacali da attenzionare sono quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo anche un po' quelli di Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso partiamo con l'ambito amore. Ambito amore coppia single, ovviamente potete andare a cogliere qualche altra indicazione se volete delle informazioni riguardo alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo il fiordaliso che ci parla di rapporto intenso, costruttivo, positivo, soprattutto nella fase iniziale. Poi potrebbe esserci qualche incomprensione, qualche divergenza. Occhio alla ginestra, perché come significato ci porta un po' di diffidenza, un po' di sospetto. Qualcosa legato alla gelosia, un qualcosa di infondato che comunque potrebbe essere infondato, quindi meglio verificare. Essendo una carta un po' dall'aspetto ingannevole, allora magari abbiamo bisogno di capire se siamo noi che ci stiamo creando delle o false speranze o delle illusioni o dei dubbi, dei sospetti che magari non sono reali. Dopo aver fatto questa chiarezza e soprattutto vedendo queste carte, probabilmente alcune cose si possono sciogliere nettamente e quindi ritrovare pace
e armonia e, come abbiamo visto, si riflette proprio la vostra settimana con delle situazioni che possono essere anche abbastanza, piacevoli, di felicità e di gioia, e il rapporto costruttivo magari può aiutarvi a programmare qualcosa insieme, a ragionare su alcuni propositi, alcuni progetti che volete realizzare. Questo vale anche per le relazioni più importanti di amicizia e famiglia, come vi dicevo. Per i single, cosa vogliono dirvi? Che magari ci sono, direi soprattutto per chi ha una frequentazione in corso, degli alti e bassi che, non devono spaventare secondo me, se vi trovate proprio in questa fase iniziale dove ci si deve conoscere, si deve un po' sperimentare, questa relazione, e allora dubbi, perplessità, momenti di gelosia e di incertezza ci possono essere, e possono essere anche, piuttosto normali. Diventano un po' più difficili, un po' più complessi se sapete già di avere a che fare con una relazione un po' difficile, perché magari l'altra persona è già impegnata. Se avete dubbi e sospetti del genere e non la certezza, magari questo potrebbe essere il momento giusto di andare a verificare. Se non c'è nessuno, effettivamente, può essere un momento positivo, piacevole, perché magari c'è un interesse, o vi state concentrando su voi stessi e non forse non ci pensate, o state aspettando la persona giusta, il momento giusto, però al momento c'è questa doppia valenza, sia di star bene con se stessi, sia magari una possibile attrazione, un coinvolgimento, però anche l'incertezza di far evolvere un qualcosa nel prossimo futuro. Quindi poi vi potete dare tempo per capire e vedere questa evoluzione successivamente. E adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Qui già vediamo alcune carte che possono riferirsi sia delle persone che vi stanno aiutando, mercante, riguardo proprio una persona, magari può essere una che vi può fare una proposta, che può aiutarvi nei vostri affari, proposta, offerta, questo è da valutare, dipende sempre da quello che state facendo, però vedendo queste carte magari, la proposta e l'opportunità che abbiamo già visto nella fase iniziale potrebbe essere molto, molto promettente per nuovi progetti, per, sviluppi di quello che state facendo, aumento di, guadagni, forse anche, popolarità, insomma, direi che, si prospettano cose positive, sia da realizzare nel corso della settimana, sia anche questi progetti che ovviamente hanno bisogno di pianificazione, di costruzione. Ecco che queste magari li vedrete svilupparsi successivamente, però abbiamo già un buon punto di partenza. Anche per chi è alla ricerca, magari c'è una figura, una persona che vi può mettere in contatto con alcune figure interessanti, oppure anche magari una persona di vostra conoscenza che vi può aiutare a trovare lavoro, a darvi dei consigli utili. Quindi la consolante sorpresa porta già risultati nell'immediato, quindi come ho detto precedentemente alcune cose le vedrete successivamente come risultati, però già avere un punto di partenza e sapere che questi buoni propositi vi porteranno delle offerte, dei vantaggi, un qualcosa di positivo, allora è già molto interessante. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!